Battery Weekly arrivata alla 27esima settimana, non è la 27esima puntata, ma siamo alla 27esima settimana e stavolta ci vedono in due. Ciao Alan. Ciao, buonasera a tutti. Qualcuno ci ha abbandonati. Sappilo che io lo so che ci stai ascoltando, però ma forse no. Forse no, è impegnato. Marco, che salutiamo, eccoci, Daniele Invernizzi, Alla Pastorelli. Gli facciamo gli auguri, visto che è appena convolato a nozze e quindi... E quindi eccoci qua a condurre questa puntata. Non ci siamo mai fermati, ragazzi, è ancora luglio e siamo ancora qui con voi. Ci sono tante notizie importanti da commentare insieme ad Alan questa sera, ma non prima ovviamente di lanciare la nostra, Alan, sigla. E vai di sigla. Ed eccoci qui, partiti con Battery Weekly. Anche questa settimana facciamo un bel riassunto delle notizie. Prima, Alan, voglio farti vedere la mia maglietta, la voglio far vedere anche al pubblico, preparatevi. E questa è una delle tipiche domande che ci fanno. Ma poi dove la ricarichi? Non c'è la risposta. Non è dietro la risposta. Non c'è, la risposta la diamo noi live, per fortuna, e quindi è importante dare delle risposte, come la Battery Weekly tutte le settimane dà delle risposte su un mondo importantissimo che è quello delle batterie, un mondo fondamentale per questa transizione ecologica, ma soprattutto questa transizione energetica, e dunque è bello essere informati. Abbiamo una mezz'ora bella densa. Vi ricordo che sul sito proprio di Flash Battery trovate tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, con sotto un bel riassunto e addirittura sottotitolate in inglese. Alan, meglio di così non si può partire. E allora io direi che apro la tua schermata con il nostro riassunto di Battery Weekly e partiamo da un veicolo a cui io tengo particolarmente dal punto di vista della curiosità di vedere se si sviluppa o meno questo progetto qui. Che cosa stiamo vedendo in questo momento? Questo veicolo, promessa di veicolo, credo, non so se sia stato realizzato. Sicuramente tu la segui fin dall'inizio questa Sono Motors, non so come si legge nemmeno. Sono Motors, sì, mi sembra che suoni così, Sono Motors. Che è partito dal 2016 con una... Se vuoi spiegarci tu magari cosa... Perché io sinceramente non la conoscevo molto. Mi hai spiegato tu prima qualche curiosità? Volentieri. Sono Motors è un progetto di auto ad alimentazione prevalentemente solare. L'idea è molto bella, è quella di ricoprire tutta la superficie, tutta la carrozzeria dell'auto con pannelli fotovoltaici, i quali vanno a incidere in modo particolare e significativo, a detta ovviamente dei progettisti, sull'autonomia del veicolo. In più ovviamente ha la presa di ricarica tradizionale e anche rapida. È un veicolo basato sulla i3, sulla BMW i3 modificata, che ha avuto tante promesse, ha avuto ovviamente una fase di prefinanziamento, quindi la si poteva finanziare, ma ancora non è arrivata sul mercato. È un processo sicuramente complesso, è un veicolo complesso, un veicolo un fotovoltaico di quel tipo, però diciamo che il focus su questa notizia qui, intanto teniamola comunque sott'occhio, lo consiglio a tutti, date comunque un'occhiata, è curiosa come progetto, però qui, Alan, abbiamo non so se è quasi un giocare con hashtag, quella di Sono Motors, no? Per far parlare ancora di sé. Per cosa dice l'articolo? Ma ha fatto un sondaggio tra i potenziali utenti o gli interessati riguardo la scelta della batteria di cui dotare l'auto e anche, credo, delle opzioni di ricarica. In base a questo sondaggio è stato scelto di aumentare la capacità della batteria da
dai 35 kWh della proposta iniziale a 54 kWh, sempre basata su LFP. Diciamo che non si spiega qua quali erano le altre scelte del sondaggio, per cui, e soprattutto se era abbinato a una scelta di costo, immagino di sì, altrimenti ovviamente uno sceglie sempre il massimo. Però sì, la notizia riguarda, diciamo, l'aggiornamento della batteria. È vero, quello dell'aggiornamento della batteria, soprattutto utilizzando una chimica molto chiacchierata, possiamo dirlo, no? Giustamente Alan, al di là del fatto che Flash Battery la usa da sempre, la batteria del la chimica al litio-ferro oggi è molto chiacchierata, e qui c'è questa notizia appunto che Sono Motors avrebbe fatto questo accordo. Bene, io dico ragazzi, portate la macchina in strada, poi vediamo. Sì, qui la cosa fondamentale su quest'auto è dimostrare che il fotovoltaico che c'è a bordo è sufficiente per davvero ed è tutto ridondante e funziona bene, però vediamo un attimino di questo tema qui, ecco, vediamo cosa verrà fuori. Si stima nel 2023 le prime consegne. Speriamo perché, ecco, cara Sion, ti teniamo d'occhio. Bene, ottimo. Andiamo avanti con magari una risposta, se ti fanno quella domanda che è sulla maglietta nei dintorni di New York. Esatto, ma poi dove la ricarichi a New York? Cosa abbiamo? Ad esempio in quel nuovo centro hub energetico che vorranno costruire nei pressi di Brooklyn, in un lotto inutilizzato, quindi in centro a New York, che comprenderà 18 stazioni di ricarica ad alta potenza, quindi 350 kW, parliamo delle versioni più potenti, diciamo, di ricarica di cui si sta cominciando a preparare diciamo, l'uscita sul mercato, ecco. Però appunto sarà un hub energetico, quindi non solo una stazione di ricarica, ma integrerà un sistema di accumulo di energia che servirà sia alle stazioni di ricarica stesse nei momenti di maggior picco, ma anche il quartiere, diciamo, anzi 5.000 case, 5.000 appartamenti, quindi diciamo una zona della città, e si integrerà anche con le produzioni di energia rinnovabile, fotovoltaico, immagino, in generale altre fonti energetiche, per appunto ottimizzare un po' l'efficienza di tutto il compartimento lì. Sicuramente esatto. Basandosi anche sulla mobilità elettrica, ma non solo. Infatti questa è una cosa fondamentale, Alan, mi piacerebbe ricordarla insieme a te. Una delle cose che serve per stabilizzare la rete, soprattutto quando c'è tanto fotovoltaico, eolico, ci sono grandi produzioni, cosa succede sulla rete elettrica? Si può creare prima di tutto troppa energia sulla rete, e quando cambia la frequenza, soprattutto sulla rete, abbiamo i famosi blackout. Se cambia la frequenza, allora le batterie sia quando possono stabilizzare sia i picchi che superiori che inferiori di frequenza di rete, e sono istantanei. Questo lavoro normalmente viene svolto purtroppo da alcune centrali, che possono essere a carbone o a gas, che sono più lente e quindi a volte non riescono a livellare la rete e a evitare il blackout, ma soprattutto poi sono centrali che devono essere accese apposta per questo. In più in Italia abbiamo anche Entracque, che è una centrale idroelettrica che svolge proprio questo servizio di stabilizzazione della rete. Le batterie lo fanno ancora meglio, perché sono molto più rapide nella erogazione, e quindi questo può essere un buon esempio. Su New York sicuramente è un valido esempio, ma io non vedo l'ora, Alan, sinceramente, che noi in Italia si applichi un bel po' di tecnologia a batterie proprio per la stabilizzazione della rete, per l'utilizzo e lo stoccaggio di quello che è il surplus di rinnovabili, perché è importantissimo, e soprattutto le batterie sono rapidissime e molto affidabili. Bene, questa è una notizia molto interessante, buon per New York, speriamo di vederlo anche in Europa. Mm-hmm. Sì, esatto, quello che parlavi, la funzione, diciamo, di livellamento degli assorbimenti
che si chiama tecnicamente peak shaving, quindi tosare i picchi sia in eccesso ma anche compensare quelli in difetto, per far funzionare le centrali a regime costante, quindi nel momento di massima efficienza, e soprattutto sopperire anche alla lentezza, come dicevi tu, di cambio di regime di una grossa centrale elettrica, lentezza che invece non riguarda le batterie, che sono istantanee. E c'è tanta capacità, tra l'altro, in questo sistema, un sistema che viene annunciato con una bella capacità di batteria. Sì, si parla di 15 megawattora, quindi può servire anche come per sopperire diciamo, a problemi della rete di altri tipi, quindi diciamo, per fornire servizi essenziali in caso di mancanza della rete elettrica generale. Interessante sicuramente combinare le fonti energetiche e gli utilizzi è un passo verso le smart grid per un utilizzo alla massima efficienza dell'energia. Vero, molto molto interessante. Okay. Buona fortuna ovviamente a questa sperimentazione, come detto vedremo anche di avere qualcosa in Europa o comunque di poterne parlare quanto prima. Ottimo, Okay. andiamo su un'altra notizia e qui partiamo da un disegno che in realtà è uno schema ed è un qualcosa che prima non ci aveva convinto. Quando noi ragazzi facciamo un po' la revisione degli articoli, andiamo a vedere nel dettaglio, a questa date un'occhiata adesso che ha avviato proprio Alan il video, prova a metterlo tutto schermo, perfetto. E questo è un principio geotermico, giusto? Sì. Che utilizzando il vapore, correggimi se sbaglio, da quello che abbiamo capito insieme, utilizzando il vapore e il passaggio proprio nelle rocce dell'energia geotermica, riesce a estrarre, eccolo lì, lo vediamo ora, riuscirebbe proprio ad estrarre anche, già facendo tutta la parte geotermica, quindi producendo calore, energia, quello che serve, a estrarre anche carbonato di litio. Giusto, Esattamente. Leggendo meglio la notizia poi mi sono reso conto che si parla dello stesso impianto di cui avevamo già parlato qualche puntata fa, quello che chiamano la Lithium Hell's Kitchen, quindi è una zona in California dove ci sono queste paludi ricche di acqua, queste paludi di acqua ricche di litio. Il litio però è disciolto in termini dentro grandi volumi d'acqua, però invece che fare evaporare tutta quest'acqua per estrarre quel poco litio che contiene, hanno sviluppato un processo che qui viene ben schematizzato, che riesce a recuperare sia il calore, perché si parla comunque di una sorgente di acqua calda riscaldata dall'energia geotermica, e nel contempo estrarne il litio. Quindi facendo circolare quest'acqua che viene poi reimmessa, quindi non viene consumata, si estrae sia energia sia materia prima per le batterie. E anche questo quindi è un buon esempio di utilizzo efficiente delle risorse. Davvero un ottimo esempio di utilizzo efficiente delle risorse per andare a trovare un elemento fondamentale, il litio, di cui continuiamo a parlare sempre nella nostra Battery Weekly. Vi ricordo che se andate a cercare nelle puntate vi abbiamo parlato anche già di riciclo, anche con degli ospiti speciali, ti ricordi Alan? Quindi chi si occupa proprio di recupero delle batterie al litio in Italia, in provincia di Vicenza. Quindi è interessante, se andate a spulciare nelle puntate potete trovare anche delle risposte proprio al riciclo, e quindi quanti ci dicono ma chissà se ci sarà litio per tutti, ma chissà il cobalto. Abbiamo dato risposte anche con altri esperti in diretta un po' a tutte le domande che ci vengono naturali, ecco. Colgo l'occasione anche per dire che effettivamente il sito lo sta scorrendo proprio qua sotto, quindi se andate su flashbattery.eu trovate tutte le puntate. È importante ricordarlo perché sicuramente è fondamentale andare a vedere. E andiamo avanti proprio parlando di componenti, di minerali, di componenti delle batterie. Stiamo parlando qui di come la vede un po' l'India.
Cosa succede? Sì, l'India, come dicevi giustamente, il litio, ne parliamo tanto, è un elemento caratteristico il cui approvvigionamento è critico per far fronte all'espansione della mobilità elettrica, e i problemi non sono in realtà la rarità, perché l'elemento è molto abbondante, quanto la difficoltà di estrarlo in modo efficiente da una parte, e un po' anche la geopolitica associata a questo elemento, perché non è abbondante ovunque nel pianeta. In particolare l'India ne è particolarmente sprovvista, né evidentemente ha già, si è già accaparrata la disponibilità di altri giacimenti, ad esempio quelli in Australia o quelli in Sud America, come hanno fatto altri paesi che non ce l'hanno internamente, ma che hanno già degli accordi, diciamo, di utilizzo delle risorse. Quindi l'India prova a puntare su una tecnologia alternativa, quindi a batterie non più basate sul litio ma sull'alluminio. Si sa che anche l'alluminio consente di creare delle batterie elettrochimiche. La chimica in questo caso sarebbe alluminio-aria, quindi sarebbe un po' l'omologo del litio-aria, quello che è considerato la quinta generazione delle batterie al litio, e di cui si prevede l'entrata sul mercato nel 2030, perché al momento è ancora uno stadio abbastanza primordiale. Ci sono ancora tante problematiche tecniche da risolvere prima che sia una tecnologia effettivamente sfruttabile. Le stesse problematiche ci sono anche sulla tecnologia alluminio-aria, quindi sicuramente si parla di un orizzonte temporale di lungo periodo, con l'aggiunta poi che, come accennano qua nella notizia, anche risolvendo questi problemi di stabilità, sicurezza e vita della chimica in sé, è una chimica che ha delle sue particolarità. Ad esempio, per la ricarica non può essere ricaricata semplicemente con un caricabatterie a bordo e in modo molto rapido, anche come si fa con le batterie al litio. Ci sono dei processi particolari per la ricarica. Però anche qua, diciamo, l'India prova a intraprendere una strada alternativa, diciamo, non esclusiva in questo caso, ma prova a puntare sul battery swap. Quindi stando che la chimica, questa tecnologia non permetterà le stesse performance del litio per la ricarica, si potrebbe puntare sul battery swap. Quindi la batteria verrà ricaricata nelle stazioni di ricarica con i suoi tempi, le sue modalità, e verrà poi scambiata per ricaricare le batterie. Anche questa è tecnologia che stanno tanto applicando in Cina. I nostri amici di varie aziende stanno proprio sperimentando proprio il battery swap come alternativa alla ricarica ultra rapida. Bene, esatto. Staremo a vedere, anche qui c'è tutto da dimostrare, sostenibilità anche economica sotto quel punto di vista. Sì, sicuramente l'alluminio come elemento è più abbondante, più economico potenzialmente del litio, ma soprattutto, insomma, è questione prevalentemente di chi ce l'ha questo elemento e chi non lo può, di chi non ne può disporre, e quindi deve fare in qualche altro modo. Poi comunque la densità energetica è di poco più bassa rispetto sì, potenzialmente sì. Dopo bisogna vedere poi come si riesce a rendere funzionante nella pratica la tecnologia, però potenzialmente sì, anche l'alluminio potrebbe avere una densità energetica teorica comparabile a quella del litio. Bene, molto interessante. Bene. Corriamo alla prossima notizia, anche perché poi c'è qualcuno che ci scrive da LinkedIn, e quindi daremo una risposta anche, te lo diciamo in anticipo, Davide, anche a te, se riusciamo. Quindi corriamo alla prossima notizia, eccola qua. Ok, abbiamo selezionato 2 notizie, la prima che riguarda il riciclo, la seconda la vedremo dopo sulla fase invece di produzione, che però entrambe
vanno verso una ottimizzazione dei processi. Ottimizzazione soprattutto tramite un accorciamento dei processi. Parlando di riciclo, l'abbiamo già citato varie volte, ci sono varie tecnologie per il riciclo, ma un modo per efficientare questo riciclo è evitare di ridurre sempre tutti gli elementi al loro stadio proprio elementare, fondendo tutto e dovendo riutilizzarli come elementi singoli, ma cercare di riutilizzare i componenti già più pronti, in particolare per produrre batterie riciclando i materiali delle batterie e non ottenendo elementi singoli. Questa è una tecnica che potrebbe aiutare in questo senso: utilizzare degli ultrasuoni per distaccare gli elementi diversi tra loro, quindi non tritare tutto e poi fondere o produrre reazioni chimiche da un misto di tutti gli elementi, ma già fare una preseparazione in modo che poi ciascun elemento possa essere o riciclato ma già più puro, quindi con passaggi ridotti, oppure anche riusato as is. Ad esempio i fogli di metallo, di rame e alluminio che compongono le batterie, se si riuscisse a ripulirli perfettamente, si potrebbero riutilizzare senza doverli rifondere e riprodurre nuovi fogli di alluminio. E queste sicuramente sono tecniche molto interessanti che potrebbero aumentare di molto l'efficienza energetica, soprattutto per il riciclo a ciclo chiuso, cioè ottenere prodotti analoghi a quelli che si smaltiscono. Batteria da batteria. Ragazzi. Ed è un qualcosa che approfondiremo anche in altre puntate. Esatto, ed è 100 volte più veloce, dicono anche, quindi anche... Sì. Una cosa similare, similare, diciamo, con la stessa idea, qua si parla invece di un processo di estrazione del litio dai minerali. Questa Lithium Australia è una compagnia australiana, evidentemente, che ha ottenuto un brevetto anche in Europa, dopo averlo ottenuto nel suo paese d'origine, per l'utilizzo di una tecnica innovativa di estrazione di litio dai minerali. Quindi in questo caso parliamo di hard rock mining, quindi quel processo che tendenzialmente si ritiene più invasivo, a differenza di come abbiamo visto prima, ad esempio, di recupero dell'acqua. Quindi prendere dei minerali ricchi di litio, frantumarli e con dei processi estrarne il litio. Questo processo innovativo però consentirebbe di estrarre fosfato di litio, quindi già un componente, è un processo molto meno oneroso dal punto di vista energetico, si può applicare anche sugli scarti di minerale, cioè non quando la densità del litio nel minerale è bassa, e soprattutto si ottiene un composto che è già diciamo a mezza via per la produzione delle batterie, quindi non più il carbonato di litio che è proprio un precursore e che non si ritrova poi nella batteria finita, quindi deve essere elaborato, ma già dei componenti adatti in particolare per creare le batterie LFP. Quindi un accorciamento della catena. E queste cose qua sono... Un accorciamento della catena su una chimica importantissima, una chimica che è sulla bocca di tutti e che si sta implementando tantissimo. Bene. Ora andiamo su un'altra che abbiamo veramente tante notizie e un paio di domande a cui rispondere. Sì, possiamo dare qualche aggiornamento, diciamo, un po' più sul mondo delle case automobilistiche. Mazda, sì, una breve notizia. Mazda accelera sull'elettrificazione, danno un po' di numeri. Entro il 2030 avrà una percentuale del 25% di auto puramente elettriche. In realtà questa notizia ci ha colpito più per i numeri bassi, in realtà, che non tanto rispetto ad altre case automobilistiche sembrano un po' più indietro e che ci puntino meno.
ehm, forse la notizia viene questo sentore viene in parte confermato da questa notizia in cui si dice che Mazda entra a far parte di una e-Fuel Alliance, quindi un consorzio che si propone di sviluppare carburanti a più basso impatto ambientale, ma per prolungare, diciamo, la vita dei motori termici. Vedi che scuoto la testa, vero? Sì, infatti vedevo. Beh, cosa ne pensi? Tutto questo serve a rallentare la transizione, signori, con tutto il bene anche per Mazda, ci mancherebbe. È sempre stata un pochettino indietro, ha puntato un pochettino sull'idrogeno, perdonatemi, questa è un po' la mia opinione, ha puntato su delle tecnologie su cui altri costruttori non hanno puntato e che sono molto più in là anche dal punto di vista dell'efficienza, quindi c'è un'efficienza energetica che comunque è ancora carente. Adesso c'è la Battery Alliance, dove tra l'altro anche proprio Flash Battery fa parte della Battery Alliance, e quindi si crea adesso l'alleanza anche per i carburanti. La combustione è uno stato ormai a bassissima efficienza, lo è sempre stato, ma ora che abbiamo le alternative per un'efficienza maggiore nell'uso dell'energia, per i trasporti e non solo, anche per scaldare e raffrescare, ancora usare la combustione secondo me è veramente fuori dal tempo, non è una tecnologia che va bene in questo 2021, siamo veramente nel 2021. Bene, sì, anche perché guarda quali sono i record, sì. 50% di efficienza per il diesel. Esatto, non c'è veramente no way, come si dice. Esatto, chiudiamo con qualcuno che invece accelera maggiormente, per davvero. Renault, sì. Investimenti molto importanti. Renault è stata una pioniera comunque anche sul portare su strada per davvero delle auto elettriche. Io ricordo la Zoe, Alan, è stata una rivoluzione, una city car aspettatissima e che ha fatto dei numeri straordinari in tutta Europa, e quindi devo dire che Renault effettivamente è stata antesignana. Sì. E qui si vuol dare appunto, Renault prevede entro il 2030 che il 90% della propria offerta di modelli sia elettrica, quindi full electric, quindi hanno rilanciato su obiettivi precedentemente dichiarati in cui parlavano di un elettrificato generico che poteva includere degli ibridi, invece in questo caso puntano sul full electric, con vari modelli anche iconici. Verissimo, ed è interessante che vogliono anche loro sviluppare un po' tutto l'ecosistema, quindi occuparsi sia del second life con applicazioni stazionarie, stanno stringendo partnership per il riciclaggio delle loro batterie, stanno avviando sviluppi di impianti per il retrofit, quindi anche loro vogliono entrare proprio a pieno titolo su tutto l'ecosistema delle batterie e dell'elettrico. Bene, andiamo sulla conclusione prima di dare delle risposte alle domande che abbiamo ricevuto da LinkedIn. E allora condivido, Alan, io un articolo. Sì. Eccolo qui. Vedete, questa è aspettate, Alan, forse c'è un po' di ritorno. Vediamo un attimo. Ok, eccolo, scusatemi. Allora, l'auto elettrica e la sostenibilità in scena al Motor Valley Fest. Si è conclusa il Motor Valley Fest e qualcuno proprio ci chiedeva, adesso ve lo vado a far vedere, proprio il nostro Davide Bianconi chiedeva: oggi puntata speciale post Motor Valley Fest, incredibile, alla festa dei motori si è parlato quasi esclusivamente di elettrico. Alan, fortunatamente ormai gli eventi sono quelli che effettivamente devono farci vedere da vicino, e la Motor Valley Fest, che è un'icona del motore, adesso forse è diventata anche l'icona del motore elettrico, ma speriamo, no? Sì, sicuramente in zona, anche nella Motor Valley, sicuramente non è più
non è più un tabù parlare di elettrico, e quindi... Sì, io poi vedo idrogeno e dico vabbè, però, va bene, dai, possiamo anche metterlo lì. Diciamo che i focus sono domenica si è conclusa la terza edizione, quindi il terzo anno, ha riunito le grandi realtà della filiera motoristica dell'Emilia Romagna, il Side Divis presentissimo, ovviamente perché è un po' una sua creatura, importante occasione di confronto tra i protagonisti, c'era Ferrari, Maserati, Lamborghini e grandissimo Pagani, e anche un modo per fare rete e presentare un po' le nuove tecnologie. L'elettrico è stato uno dei focus importantissimi. In questa edizione si sono tenute ben 2 tavole rotonde sulla sostenibilità dell'elettrico e le strategie per rendere l'elettrico un'alternativa possibile per tutti, ma anche marchi di nicchia ampliare un po' la loro forza nella corsa alla decarbonizzazione. L'applicazione ovviamente del motore elettrico questo ci permette di fare, quindi di decarbonizzare più velocemente. Quindi il Motor Valley Fest fortunatamente è stato sì un bel modo per introdurre l'elettrico e soprattutto in un'icona del motore, in una zona che è quella iconica per i motori. Quindi sotto quel punto di vista devo dire che stiamo andando alla grande, perché gli eventi sono sempre più elettrici, è quello che dobbiamo avere di più, e la sorpresa di Davide, incredibile, alla festa dei motori si è parlato quasi esclusivamente di elettrico, ci fa piacere ed è un trend che si sta veramente portando avanti tanto. Alan, ci prendiamo anche i complimenti che sono sempre graditi, dice Alessandro Bocchi, complimenti per la rubrica, davvero interessante, mi piacerebbe avere approfondimenti sulle batterie per lo stoccaggio di grandi dimensioni, ad esempio Liquid Metal Battery di Embry, che pare promettente. Alan, Alessandro, perdonami, ci segniamo questa tua curiosità che anche a noi interessa molto, quindi magari nelle prossime puntate ne parliamo assolutamente sì. Andrea che dice ciao Alan, grazie per le news, pensi che EV e fotovoltaico saranno fortemente legati o che prenderà piede una fonte energetica diversa? Alan, che dici? Scusate, ero muto. Eh, salutavo Andrea, mia vecchia conoscenza, via fotovoltaico, sì, lo sono già. Sicuramente il veicolo elettrico è un uso molto efficiente dell'energia elettrica, che però bisogna produrla, il fotovoltaico, e quindi lo sappiamo, se continuiamo a produrla con dei combustibili, diciamo, abbiamo risolto solo una parte del problema, abbiamo aumentato l'efficienza ma non ridotto più di tanto le emissioni, e quindi certo saranno molto legate. Per il mondo delle batterie il fotovoltaico sarà ancora più legato ai sistemi di accumulo, perché il fotovoltaico è la fonte discontinua per eccellenza, quindi ha bisogno di possiamo dire accumulo. che non si può progettare oggi un impianto fotovoltaico senza prevedere la batteria. Sì, sì, sì. Quindi questa unione è sicuramente importantissima. Vado su un altro commento, Alan, eccolo qui. Ci chiedo scusa se posso sembrare fuori tema, dicono che dal 1° luglio l'aumento di potenza dei contatori elettrici per i possessori di auto elettriche è gratuito, confermate. Beh, ci fa piacere intanto che vengano fuori anche delle domande comunque legate alla mobilità, perché è comunque fa parte del nostro mestiere. Come sai c'è una sperimentazione proprio di ARERA sull'incremento di potenza gratuito sui contatori proprio dedicati alla ricarica, e quindi c'è questa possibilità, c'è il modo di iscriversi, si va sul sito di ARERA e questo ti permette proprio di alzare la potenza e anche tra l'altro di dividere le fasce per le ricariche in giorno-notte, e questo è sicuramente importante per chi ha la stazione di ricarica a casa. Ok. Bene, bene. Alan, direi che siamo andati belli lunghi, ma poi abbiamo tante persone connesse, abbiamo avuto delle domande, siamo stati io e te, intanto salutiamo ancora e mandiamo un grandissimo abbraccio a Marco Giulia. Ragazzi, direi che dici, la chiudiamo? Chiudiamo Chiudiamo con la nostra sigla, ci vediamo
io faccio scorrere ancora il bannerino che così potete vedere. Ci vediamo lunedì prossimo alle 18. Tutte le nostre puntate sono sul sito flashbattery.io, le trovate tutte belle con il loro riassuntino e anche con i sottotitoli in inglese, e vi possono servire per fare il cosiddetto debunking di tante castronate, perdonatemi, ma che si sentono in giro sulle batterie. Seguite Flash Battery, seguiteci sui social, ci rivediamo qua lunedì prossimo alle 18. Grazie Zen che dice molto, Zane, molto interessante come sempre. Grazie ragazzi, grazie anche a voi che ci seguite. A prestissimo. Ciao Alan, ciao ragazzi.